grande vitananza, sei entrato il grande cantante Mimmo Dani, un applauso! Un applauso. All'arma delle pere di porco. Ma dove mi porto? Ma è che si fa che tu? Bravo, questa è si non fa che tu. E quella è la porta. Là sta la porta. E chi l'ha portata? Come chi l'ha portata? L'hai portata ticca! Mi dà già fa Pepe. Tu sei un grande managgiamento. E come managgiamento tu non ha meno nessuno. Che stavo da buono, Pepe, non sente che stavo da buono. E infatti è come buona. È buona, è buona. Ma più! Invece guarda il cantante tu. Guarda là. Guarda là. Guarda là, guarda. Guarda là, guarda. Parlami di le pere di quella porco. Mimmo Dani? È lui, un attimo sta arrivando, stanno chiamando a te. Stanno chiamando a te, stanno chiamando a te. Te, Mimmo, stanno chiamando a te, a te stanno chiamando. A te stanno chiamando a te. Tu mi chiami a me? No, a te stanno chiamando a te, a te stanno chiamando a te. A te. Io, sette a me, no a me, a te stanno con il chiamando. sette, Sono no. arrivati, Con Mimmo il Dani sette. stanno chiamando a te. Ah, a me? Ah, mi stanno chiamando, signori. Devo andare perché vi faccio cantante, sono cantante napolitano. E se non canta solo. No, si dice muore, va, scassa là, che scassa qua. Guarda che schifo che avete fatto prima. Voglio ma che ora con me c'è stata trasmissione. Così un frate, sai tutte cose, hai televisione. Che faccio? Un radiotecnico? Sì. Ah. Io mi hai detto pure l'orario, però stamattina da distrazione mi sono scudato. Scusa. Voglio, a che ora ci mi musci per televisione? Ci domanda a noi, Ci capi, voglio in sta casa già fa tutto così, rammentamento con telecomando, va. Già, sta fa male. Che canale 8? Puro. Pure io. Puro. Rai 2, oh sì, il canale Lenalotto. Il lotto. Guarda che scemo mamma aspetta il lotto stasera. Capisci bene? Oh, la noi è asciutto. Ehi, ehi, Amor. Ma è vero, voleva essere la prima a complimentare, l'ha già visto per televisione. Cavoli, vorrei da lavatrice. Fa una cosa, ma guarda pochi caffè, che le prime pareva a che schifo. Avanti il prossimo. Simo, quanto sei bella. Da vicino sei ancora più buona. Non sono Simona, sono la Sventura. Eppure io sono uno sventurato e sono premio di 9 franchi. Come ti chiami e da dove vieni? Io mi chiamo Leopoldo Giappone, in arte Mimmo Dani, e vengo da Napoli, provincia di Giuliano. Qual è il titolo della canzone? Già devo cantare perché io poc'anzi fa ho fatto una canzone sull'ignoranza. Ignorante si chiama, no? Vabbè, ci faccia ascoltare. Cioè l'ignorante è colui che comunque capisce quando gli dai un ordine di avvitare la lampadina nel turzo e lui capisce che il turzo va avvitato nella lampadina. E quello è l'ignorante. E dai, allora che ci canti? Dai, muoviti, l'ignorante. No, Titina. Canta. Titina, ti fai chiamare Sofì, ma sei Titina. Non voglio uccelli che sto popolino. E tu per forza non lo faccio giocare. Titina, ti fai fuori sciale per Marcellino. E ti nascondo si passa Gigino. Cade va bene, cade va con sposare. Non ti manca bombole da casa. Tu non ne hai mai mangiato cucinata. Titina. Allora? Sono esterefatto, per me non va bene. Peccato perché per me era perfetto. Ma come? Ho fatto tanta matrimonio, tanta comunione, tanta festa di piazza. Il pubblico mi vuole bene a Napoli. Mi dispiace ma non è quello che cerchiamo. L'anima delle pere di porco. Si potrebbe andare tutti allo zoo comunale. Vengo anch'io. No, tu no. Ma come no? Fefe! Nudo! Non m'hanno pigliato! E che figure di merda che ci fa! E mo popolo napolitano che pensi di me? Che pensi? Che io sono per te!
Ah, tu sei un grande cantante, tu sei un vincitore, fai matrimonio e comunione e feste piazze. Tu sei Rocky. Io mi sento Apollo Kid, Fefe, da sto momento. Si dice Apollo Creed. Come dici tu, un pullo mi sento, Fefe. Scusate ragazzi, ma perché ne fate una tragedia, un dramma? Quale dramma? Non lo sapevate? Che qui non prendono nessuno? Non prende nessuno. E tu che ne so che non prende? Sì, lo stai sentendo? È normale. I provini si fanno solo per fare notizia. Fare notizie. I ragazzi li prendono solo con le raccomandazioni. Raccomandazioni, Fefe, Lo sento. raccomandazioni, ci voleva la raccomandazione. L'ho sentita bene. E poi? È tutto un fatto politico. Capite? Hanno fatto politiche, Pepe! Hanno fatto politiche! Hai E tu lo dovevi sapere! Vieni con me! Hai capito? Vieni! Hai capito? Bella mamma, non so queste cose importanti nella vita. Allora hai visto tutte cose, mamma? E io non volevo figliarella mia. Ma va là, quindi stanno aspettando tutto quanto. Non ti fa vedere demoralizzato. Va, va. E la cavaglia si cruce, si troppano, oggi è diventato un cantante mondiale, anche nazionale, è un numero agliosi, un numero a ma brindare, vieni a cagare, le rapi tu, a vestiato, sì, le rapi tu, a vestiato, vai, va, vai, vai! Come ne batteri, non può poter. Non è chiamato, lo sai chi c'è? Mamma mia, il telefono è il telefono poi è allora, a Mimmo Dani, cantante mondiale. Bello, ti va, si orgoglio lui. Salute, salute. Ah. E mo chi è? Cosenta, pronto, Mimmo! A me? Ma pare Berlusconi, visto? Mimmo, sono proprio io, il presidente Silvio Berlusconi. Oh, presidente, ma chi ve l'ha dato il nome? Me l'ha dato il mio amico Apicella. Apicella è un grande amico mio. Abbiamo fatto i matrimoni e battesimi insieme. Sì, infatti mi ha parlato tanto di te, che sei un moleggiato napoletano. E tanto è vero che io ascolto sempre le tue canzoni e le canto. Mi è capitato in un comizio qualche tempo fa a Milano che stavo davanti alla folla e cantavo acchiappa te, acchiappa te, oh, all'improvviso ho acchiappato una statuetta proprio qui sulla faccia, un dolore che non ti dico. Mi è dispiaciuto tanto Berlusconi di questa porcellanata menata. Ma chi me l'ha menata? Non ho capito, scusa? La statuetta di porcellana. A chi ve l'ha menata? Bondi, ma come Cribio parla questo qui non lo so. Comunque, Mimmo, mi hanno detto i miei amici a Napoli che dopo la monnezza ci sei tu. E questo lo sacchetti, Berlusconi. Ma no, nel senso che tu hai un sacco di voti con i tuoi parenti, i tuoi amici, i tuoi fans. Sì, ma Berlusconi, in conclusione, a che deve questa onoranza? Devi essere un candidato del nostro partito, Cribio, hai capito? Ah, boh, poverino, Berlusconi, non mi preoccupare, salutatemi la picella. E tu saluta Massoner. Ma vi saluto pure a mamma, basta che diventi presidente. Arrivederci, Cribio, stammi bene. Acchiappa te. Acchiappa te, presidente. Berlusconi, ma che simpatico, mamma mia. Se mi facete presidente, se mi facete presidente, Amici miei. non vado a preoccupare. Ehi, ma che te mi sono culo? Questo è il vestito del matrimonio, che mi ha festato questo vestito, questo si gualcisce, togli! Questo da oggi in poi, Fefe, è il vestito del presidente Mimmo Dani. Ma ninna di mi sono capo fu presidente della Repubblica. No, della regione. Metti in modo, questa è una ragione proprio. Come? Fefe, ma cosa vuoi insinuare? No, non fraintendere, volevo dire che questa è gente importante, questi sono politici, tu hai fatto le scuole piccoline, questa è gente che ragiona. Fefe, ma mi stai offendendo, mi stai? Che vuoi dire? Papà si c'è Steve.
mi aveva ragione a me. E visto che papà non ci sta, tu mi avrai ragione, mi avrai tu ragione, tu mi avrai ragione, Pepe, tu mi avrai ragione, mi avrai ragione. E tu mi avrai una all-in perché mi sono venuti male i capi. Qui in tutta la Campania ci sono 104.000 fabbriche, 37.000 cantieri, 25.000 alberghi, 280.000 esercizi commerciali, 80.000 ambulanti e migliaia di professionisti. Se calcoliamo un voto per ciascuno, qui diventi il Presidente della Repubblica, altro che il Presidente della Regione. Ecco la vecchia Camorra, come la mettiamo? Zicca, vecchia. No, l'intendevo con i vecchi politici, come la mettiamo? Se vogliono essere lasciati in pace, ci devono dare il 70% dei voti. Che mo di caffè, che tu di caffè, che mo di caffè. Io sono con frate. Posso Mettiamo che siamo tutti d'accordo. Qui succederà la guerra dei voti. Chi la combatte? E siamo già in tanti e ne diventeremo sempre di più. Qui tra tutta Napoli e tutta la provincia ci sono più di 300.000 disoccupati. E noi cosa gli offriamo? Cosa gli offriamo? Lavoro! Riscatteremo il meridione d'Italia! Ci vengo che non ma così, ma ha fatto arrezzare. E pilambietto. Il nostro partito UVC deve avere 3 cose. Primo, una perfetta organizzazione. Va. Che tu di caffè, che mo di caffè, che mo di caffè. Secondo, abbastanza matrimoni, comunioni e feste di piazza per corrompere la gente a votarci. Che tu di caffè, che mo di caffè, che mo di caffè. Terzo, la convinzione. E sottolineo la convinzione che tutto quello che guadagneremo, come iamo e come venimmo, a finale noi spartimmo! Domani for president! Va bene, compare. Ci vediamo allora alle elezioni. Ci vediamo alle elezioni. Prepariamo tutti i meeting della campagna. Sì, presidente! Va bene, arrivederci. Su Bonelli! Io sono il segretario dell'UVC, una voce per la Campania. Fra poco ci sarà il vostro grande Mimmo Dani, il grande presidente, che vi farà un grande comizio. Sta quasi per arrivare. Facciamo un applauso a Mimmo Dani! Edizione straordinaria. Solo in Campania poteva accadere di candidare come presidente un neomelodico. Ma la notizia vera è un'altra, è che il popolo lo ama, lo segue. Voi mi voterete? Sì! E allora, italiani, amici, compagni, cittadini e cittadine, fratelli e fratelle, ho venuto qua per dirvi umilmente, da popolano come voi, cioè ragazzo del popolo, mi sono candidato alle presidenze regionali. E questa è una volta buona e faremo cambiare le leggi e le cancelleremo. Come vedete, il popolo ama Mimmo Dani e lo vuole come prossimo presidente della Campania. Chiediamo adesso se la gente lo sostiene e come lo sostiene. Scusi lei, perché vota Mimmo Dani? Ah, chi? Io sono con frate. Taglia, taglia! Italiani, amici, compagni, Andiamo vivo presidente! non lo stiamo nella Catalema e ne con le Berlusconi. A casa nostra, a Magnotto e tutta noi! E adesso, popolo di terra e popolo di balcone, facete spurlare questa canzone! Italiani, amici, compagni, fratelli e fratelle, cittadini e cittadine!
faccio vedere. I stipendi sono basci e facciamo aumentare, i persone sono cari e facciamo lasciare. Ci sta la recessione, potremmo fermare, siamo votati per me, che problema ci sta? Vota Mimmo, Tania, votate per me, le leggi saranno tutte quante scancellate. Che a dare, la Mimma cancellare, gli operai dal lavoro non sanno sudare. A benzina vagare, facciamo lasciare, siamo votati per me, che problema ci sta? Se mi facete presidente, non mi avrà preoccupato più niente. Se mi passano malamente, andiamo a sciopera corrente. Se mi facete presidente, lo metto a tutta la gente, lo metto qua solennemente. Sì, ma perché correte da soli? Andiamo da soli? No, corriamo con tutto quanto insieme. Facciamo il corso a partire, facciamo tutti. Quindi sarete alleati con qualcuno, tipo D'Alema o Berlusconi? No, noi siamo da soli, siamo a scelta, noi spartiamo con la scelta. Se a voi che canzone ci potete campare, ma politicamente mi sono messo a studiare, perché non ci capito come fanno a mangiare, siamo votati per me, che problema ci sta? E che cosa gli chiederete come esigenze? Solo una cosa, signor Presidente, non solo al Presidente ma anche come cantante, cantatemi una canzone. Niente si può accattare, questi poveri anziani non mi mai aiutare, siamo votati per me, che problema ci sta? Anche lei vota Mimmo Tania? Sì. E perché? Come non i figli senza lì. Non mi preoccupa più niente, si va passando malamente, andiamo a sciopera corrente. Quanti voti potete portare? 400. 400 voti per Mimmo Tania. Lo metto a tutta la gente, lo metto qua solennemente, spartiamo insieme A lei fa piacere che non corre né con Berlusconi né con D'Alema? Sì, è meglio da solo, così può decidere benissimo. Siamo insieme al candidato presidente Mimmo Tania. Chiediamo subito al candidato presidente, senta, lei ha scelto come slogan abbassiamo la corrente. Sì. Cosa intende? Ma perché il paese italiano è il più tartassato, come l'ICI, l'IRPEF, l'Iran, l'Iraq, e poi parliamoci, le bollette sono avate tutte quante, noi ce la facciamo con questi problemi, stiamo veramente in una definizione peggiorata, dagli anni dei predecessori nostri ci hanno abbandonato, ecco noi siamo orfani di padre del nord, noi siamo diventati il sud, no? Il fratello povero del nord. E chiediamo subito, di solito il politico non dichiara le sue intenzioni, lei ha detto che divide tutto con la gente, cosa vuol dire? Perché è un sogno che avevo da bambino quando guardavo i politici nella televisione con papà, con la mia famiglia, perché la mia famiglia è molto numerosa, io sono primo di 9 frati e quindi non è che, capito? E allora il popolo vuole sognare e noi lo facciamo sognare, però spartirò veramente, noi spartiremo tutti quanti insieme perché io voglio essere ricordato come il presidente che ha spartuto! Sì, Alfonso, dimmi. Tu non ti devi preoccupare, me la vedo io col senatore. Lo capisci? Lui non si deve scomodare a chiamarti per queste cazzate tuo senatore. Lui ti deve chiamare per dirmi soltanto quando iniziano i lavori, punta e basta. Alfonso, mi raccomando.
italiani. Noi, con il mio partito UPC, non stiamo né con D'Alema e né con Berlusconi, perché a casa nostra la pagnotta è tutta nostra! Cioè, in realtà non ci bastavano i pentiti che facevano i cantanti. Pure i cantanti fanno i cantanti. Lolo. Sì. Chiamami Alfredo. Alfredo! Bello presto! Togli questa monnezza del mezzo. Come mi devo comportare? Per ammazzarlo non lo possiamo ammazzare, è un candidato. Corrompilo. Non vi preoccupate, me la vedo io. Non ci siamo capiti. Non è che non mi devo preoccupare io, ti preoccupare tu. Se non porta a termine il lavoro, per come te lo dico io, ti preoccupare tu. Muoviti, dai. Alfredo, mi raccomando, Alfredo! Per l'edizione del TG3 è tutto, alla prossima edizione. Ma ui! Ma guardate un po', con tutte le equip che abbiamo, lo stronzo che danno là sono sempre io. Scusi, ma lei fa fissioni? Ma come si permette? Io sono il segretario. No, volevo dire. Io sono segregato per riempire gli spazi comunali con i miei dipinti. Ah, ma quindi lei è un artista? No, veramente un hobby. Ho bisogno di affiggere il mio signor presidente perché lei non sa, ma io sono il segretario dell'UBC. O bene, il segretario del presidente Mimmo Dani. Piacere, Fefè. Certo che però per essere un segretario il pennello è un po' piccolo. Per un piccolo uomo ci vuole un piccolo pennello. Cioè, volevo dire, per un piccolo secchiello il pennello è abbastanza grande. Ma che simpaticone. Comunque piacere, Assunta. Il piacere è tutto mio. Senta, ma lei di dov'è? Di Roma. Sono qui per cercare lavoro. Ah, come lei da Roma viene a Napoli per cercare lavoro? Ma scusa, ma sta scherzando? Come si vede che lei è fortunatissima, signorina. Senti, signorina, lei è andata proprio con la camicia, con la maglietta, con il pantalone e con i capelli lunghi. Ma perché sono fortunata? Lei è fortunata perché il lavoro glielo do io, signorina. Lei cosa sa fare? Io ho fatto segretariato, volontariato. Come lo fa? Come lo fa? Come lo fa? Ma che cosa, scusi? No, dicevo, come lo fa la volontaria? Lei è volenterosa? Certamente. Ma posso chiamarti Fefè? Tu mi puoi chiamare come vuoi tu, tanto anche se non mi chiami, io mi giro lo stesso. Ma veramente state facendo, signorina? Veramente stai facendo? Assunta, non scherzare con me, perché questo piccolo cuore si potrebbe scoppiare. Fefè, è stato un colpo di fulmine. Ah, pure io sono tutto fulminata. Andiamocene, signorina, andiamocene, Assunta, andiamo. Vieni con me, vieni. Buongiorno signora, prego si accomodi. Buongiorno. Uè, Mimma! Mimma! Signor, accomoda. Quanto sei bella, Maronna. Prego signora, cosa possiamo fare per voi? Sentite, sono di qua, ad sposare un figlio amici. Siano bene, Mimmo Dani, accanto a chi se non può sposare. E sta bene, allora quanti invitati sono? 300 o 400. Allora vedete le pere di porco. Aspettate, bisogna essere precisi, 400 precisi. 400 sono sicurissimi. La precisione, signor. E quando si fa questo matrimonio? A giugno. Ma aprite stanno le votazioni. Capito? Aprite stanno le votazioni. Allora prima si vota e poi si canta. Non ti preoccupare, Mimmo Dani a dare da presidente! Allora signore, vi potete accomodare, prego, che fa? Va bene, mo ti fa saluto a magari. Signora. Mamma mia, come sei bello, che piscone. Ti fa saluto. Salutate. Ciao, Mimmo. Non ti preoccupare. Ciao. Signora, la faccio pure la corrente. Grazie. La faccio pure la corrente. Grazie. La faccio pure la corrente. È spartita, è Mimmo, spartita. io sono bicchiere, però non sono solo 12. Ah, signore, prego, accomodatevi per cortesia. Buongiorno, buongiorno. Accompagna la signora al lavoro. Avanti il prossimo. Prego, monsignore, accomodatevi. Che il Signore sia con voi. Il nostro Mimmo Dani. Non scherzate con il suo spirito. Cosa possiamo fare per voi?
Cari figliuoli, quest'anno come voi sapete c'è la crisi. Tanta crisi. Molta. E noi per la festa del santo patrono vorremmo che venisse Mimmo a cantare da noi. Ma c'è solo un piccolo problema, il piatto piange. Allora state scherzando voi? Scusate, ma quanti fedeli occupa la chiesa? Beh, la chiesa nelle grandi funzioni ha 300 posti a sedere e 100 all'impieta stringendocene poco. No, di 400. Allora ma delle pere di pure. I fedeli sono fedeli. Fedeli sono fedelissimi e con l'aiuto di Dio... Un altro voto in più. Sì, ma la festa quando si fa, prego? 15 luglio, per forza. Allora la stessa cosa vale anche per voi. Prima si vota e poi si canta, perché senza messe non si cantano messa. No, non si cantano messa, non si cantano senza cantano voto senza messa. Senza voto, senza voto, senza messa non si cantano messa. No, senza voto, non si cantano messa. Senza messa non si canta. Senza santo non si canta. senza voti non si cantano messe. Non capisco, ma mi adeguo. Quando ci vuole, monsignore, e ove sì. Piacere, io sono come frate, Perfetto, perfetto. Allora siamo d'accordo per il 15 luglio. Certamente, certamente. E poi sapete, ragazzi, le vie del Signore sono infinite e che la Madonna ci accompagna. Un altro voto in più. Italiani, amici e compagni, se mi facete presidente, non vado a preoccupare più niente. Lo giuro qua solennemente, a faccio pure la corrente. Se mi facete presidente, non vado a preoccupare più niente. Se va passato malamente, prometto qua solennemente, spartiamo insieme all'allenamento. Mani con chi sta? Non stiamo né a D'Alema e né con Berlusconi. A casa nostra, a pagnotta è tutta nostra! E che facciamo? Siete voi il manager del cantante? No, io non sono il manager. Io sono il segretario dell'UBC. O bene, il segretario del presidente Mimmo Dani. Quando ci vuole, e ove sì. Rosy, piacere, sono come frate. A parte queste pagliacciate, io devo parlarvi a quattro occhi. Scusate, ma voi che dovete fare un matrimonio? No. Una festa di piazza? No. E allora che dovete fare? Io niente. Siete voi che dovete fare una cosa per me. Noi dobbiamo fare una cosa per voi. Domani. Puntuali. Mi raccomando. Ma che c'è? Non sapete cosa vi siete persi? C'è un pubblico giù, cacciamo il paracadute un co-presidente. Mamma mia, che è successo? Ve l'avevo detto che avevamo a che fare con la vecchia Camor. Che c'entra la vecchia Camor? Perché tu stai così? Che è successo? Perché ha acchiappato un fotente va. Oh, segretaria mia, acchiappo va. E chi è? Chi si caccia la tua? Un messaggio da parte del professore di Vesuvio. Sarà un maestro, una cosa. Sì. Ma come sei per me? Si c'era un pacco come? Perché voi non sapete niente della vecchia Camor. lasciato tu. Oh, chiami a chi sta? Pronto? Maestro di musica? Ah, è nata musica. Sì. Fefe, non ci hai fatto manco un caffè, professore? Sì. Sì, poi parlate proprio con me, sono il presidente. Non vi preoccupate, sì. Domani. Al bar principale, va bene. Cazzo, pronto?
Sì, no, ci saremo, non vi preoccupate. Arrivederci, statevi bene, non vi preoccupate. Non sapete male, non sapete male. Senti, c'è un sacco di gente giù, allora cosa devo fare? Ma manna tutto quanto a fanculo. Vado pure io, ci vediamo. Cristina, è tutto organizzato. Il segretario del presidente è cotto di me e mi ha anche assunta. Ah, io ho detto anche che è un'amica che fa il caso suo. Bene, e quando me lo presenta il presidente? Più tardi. Ora deve prima presentarmi come sua segretaria. Ah, e poi ha inventato anche lo scoop, ovvero le foto che faremo col presidente. Ma sei matta? Gli hai detto del nostro piano. Già che c'eri potevi dirgli anche che abbiamo venduto le foto del presidente per farlo cadere in trappola. Ma stai tranquilla, io ho detto che le foto sono per la loro visibilità. Io ora vado, tu raggiungimi tra mezz'ora e mi raccomando, sii sexy. Tranquilla, caderanno i miei piedi. È perfetto, da qui alla regione sono 2 passi. Signor Fefè, sono proprio contenta che le piace l'ufficio, ma capirà, è molto grande e costa. Scusate, ma cosa sta insinuando? Ma come si permette? Io sono il segretario dell'UBC, o bene, il segretario del presidente Mimmo Danni. Ma io non volevo affatto offenderla, però costa 10.000 euro al mese. Pensavo di più. No, assolutamente. A proposito, il finanziamento è passato, manca solo la firma del presidente. Mi dia le carte e le faccio firmare. Veramente dovrebbe firmare di persona il presidente. E secondo lei il presidente ha tempo da perdere a venire qui, scusate, a firmare le carte? Io le dovevo fare a nome mio, ma purtroppo per problemi burocratici non ho potuto, ecco. In realtà, signor Fefè, noi abbiamo provato a farla a nome suo, ma risulta protestato. Allora sta insinuando un'altra volta. Vuol dire che oltre alla pratica vuol perdere pure il fitto. No, io non insinuo proprio nulla, la mia è una constatazione. Lei è protestato. È stata una disgrazia, scusa. Vabbè, comunque vogliamo fare questo accordo, sì o no? Certo che lo facciamo. Questi sono i documenti e oltre alla firma del presidente mi deve portare anche un suo documento. In 10 giorni le accreditiamo 100.000 euro. D'accordo, ora stiamo parlando la stessa lingua. Bene. Scusate un attimo. Sì, prego. Il telefono. Sì, pronto? Sì, sono io, sì. Come? Su Rai 1? Porta a porta, Bruno Vespa? Sì, certo. Serve anche pubblico e non si preoccupi, provvedo io. Sì, direttore. Arrivederla, sì, arrivederla. Ma ho capito bene. Sì. Deve andare da Bruno Vespa a Rai 1. Sì, quello è un amico mio, mangiava assieme. Davvero? Ma perché lo conosce anche lei? L'ho visto in TV qualche volta. Sì? Certo. Vabbè, comunque mi deve 2 mensilità anticipate, 20.000 euro. Scusate un attimo. Prego. Vabbè, le saranno accreditate fra 10 giorni, perché... Va bene. Senta, le offro un caffè. Grazie, volentieri. Ma a spiccioli, perché io non potrò fare... Vabbè, non si preoccupi, pago con la carta. Ma com'è possibile? La gente veramente mi vota. Se avesse fatto le scuole, sono tutto preoccupato adesso. Mimmo! Ci hanno chiamato a porta. Ci hanno cambiato le porte. Ci hanno invitato a porta. E chi le porta queste porte? Ma nessuno deve portare le porte, ma stai installando a me. Dobbiamo andare a porta da Bruno Vespa su Rai 1. Io, tu e te dobbiamo andare su Rai 1. E che dobbiamo fare? Si parla del presidente, è un candidato alla regione Campania. E tu devi presentare il programma politico. Dove lo compro questo programma? Ma che devi comprare? Lo devi scrivere. Ma si scrive? E chi lo scrive? Lo scrivo io. Tu scrivi un programma politico. Tu che non mi hai mai voluto scrivere una canzone in tutta la vita, tu mo bella e buona di improvvisi che vuoi scrivere un programma politico. No, Fefe, non ce la faccio, io proprio questo stavo pensando prima. Perché quelli giganti della politica, chi l'affronti? Io devo affrontare quei giganti della politica. Certo! Fefe, non ce la faccio, io tutto cosa volevo fare l'isola dei famosi. Non mi è andata bene e ci rinuncio. Fefe, non ce la faccio, te sta zitto, non voglio sapere niente. Fefe, te sta zitto, non voglio sapere niente! Basta, non voglio sapere niente! Innanzi te la parola. Ma poi di che ti preoccupi, innanzi capito? Scusa, ma tu perché una canzone la scrivi tu? La fai scrivere all'autore e poi la canti, no? Hai ragione. Sei convinto? Certo sono convinto. Ma hai convinto? Allora prendi la scrivania e scriva sulla scrivania. Ok, vai. Ma quale scrivania? Io devo scrivere a PC. Sta a picciare. Vai, che devo scrivere? Scrivi, stai zitto. Ma che devo scrivere? Stai zitto. Cancella tutto quello che scrivi. E non c'è scritto niente. Zitto che mi dimentico, zitto. Allora, popolo, dopo tanta politica e politicanti, che ci hanno fatto la capa tanta, finalmente è nato un politico cantante. Come la sai? Fa rima, fa un presso. Finalmente è nato un politico cantante
caposistema tutto quanto. Sì, siamo pure a mia sorella, perché quella... Non incominciamo con questa raccomandazione, vai avanti. Fefe si è appicciata la lampadina. Che idea. Non c'è sta niente da fare. È sempre la corrente che mi dà. La poesia. Cos'è la cosa più importante che si rispecchia per un uomo? Fefe, qual è? La parola. La parola, ci si è andate vicino. Allora è l'onore. L'onore, Fefe, l'onore. L'onore apparteneva ai nonni nostri, Fefe. La parola i padri nostri e poi la firma. Catondosta. Ma pensi sempre alla stessa cosa, pensi. Oggi è la firma che ti dà la credibilità, ma non la tua perché tu sei protestato. E che tu dica a fare, che mo dica a fare, che ce lo dici a fare? Quindi ho deciso di mettere per iscritto con il popolo, da contratto, tutto quello che farò, tutto quello che prometterò e che manterrò. Ah, tutto con l'ao. Ma che ti sei inventato? Tutti promettono, scusa. Ma si scende. Io metto la mia firma sotto il contratto con il popolo e non mantengo la promessa. E mi vorresti far andare in protesta a me. Allora facciamo una cosa. Promettiamo il più poco possibile, va bene? Stanno bussando alla porta, fai una cosa, aprire. E stampami una cosa. Una cosa? Ma quale cosa? Popolo! Dopo tanta politichi... Ma chi ha scritto quel perla di Fefè? Ma chi è? Fa caldo qua, fa caldo, togli tutto. Chi è arrivato, La nostra equipe. Chi? La nostra scuderia. All'anima Maria, piede di quella cavallo. E quanto è buono. Piacere, Presidente. Piacere mio, signor Presidente. Assunta. Assunta? E chi l'ha assunta? L'ho assunta io, chi l'ha assunta? Lei si chiama Assunta Napolitano. Ah, ti chiami Assunta. E sei pure napoletano. Guarda là, guarda. Ma io mi chiamo Mimmo. Ma tu chiamami Mimmuccio. Fefe, ma lei che deve fare? Lei è la segretaria del nostro partito, il ministro assessore cultura e spettacolo. Che è una cultura, si era capita, ma deve stare sempre vicino a me. Sì, ma togli le mani di dosso, per favore. E perché? È perché è un ministro, e i ministri non si toccano, altrimenti che facciamo qua? Le orge ministeriali, scusa. È vero, Assunta? È vero, segretaruccio mio? Ehi, Fefe, ma mi stai nascondendo qualcosa che non mi hai detto? No, io non mi sono nascosto niente. No, tu che ti sei nascosto, tu a me tu mi hai nascosto qualcosa che tu non mi hai detto a me tu. No, io non ti ho nascosto niente, io ti ho detto tutto. E com'è possibile che un presidente non faccia uno scandalo? Noi dobbiamo scandalizzare tutto il mondo! Certo, mi sono organizzata, abbiamo fatto pure lo scoop, scusa. Assunta, ma quando arriva la tua amica? Ma tra un po' sarà qui. Sì. Fefe, ma quando si mangia? Quando si mangia? Fefe, ma quanto ci costa questa cavalla? Non voglio vedere più a nessuno! Mi sono scocciato! E la prossima volta l'assunzione le faccio io! Sì. Ah! Sì. Meno male. Prego. Ho un appuntamento con il presidente. Sono io il presidente. Sono un zio Fra, signorina e fratello. Siamo in famiglia. Quale famiglia? Salve signorina, io sono il segretario. Prego, si accomodi da quella parte, il presidente arriva subito. Presidente, lei è pronto? Ma lei chi? Io sarei lei. Lei è un presidente, si dà di lei, scusa. Ma che sono tutti questi magistrati, ministeri? Vabbè, mi capite, Ci sta la ragazza scoop dall'altro lato, quella che si deve fare il provino. E già sto tutta scoppiata, ma chi è quest'altra ragazza? Come buono, te due bocce così. Ma te bocce, una bocciometra lui. Un boccione. E falla entrare, va, falla venire, aspetta, va. Secondo. Vai, va. Oh, ma bello! Prego, signorina, si accomodi. Permesso? Posso entrare? Prego. Alla fascia della policoltura, che bellezza pompeana. Posso? Ma lei deve, signorina. Signorina, lei viene dall'est? No, sono italiana. Ah, non venite dall'est, però avete una bella sesta. No, dicevo, lei è perfetta per il lavoro che intendo darle. Ma chi è? Jessica Rabbit.
Certo, tutti me lo dicono. La mia è una bellezza acqua e sapone. Acqua e sapone, non ho mai visto una sestona lavarsi con il sapone. Lei sicuramente farà molta schiuma, signorina. Presidente mio, mi piace tanto a me la schiuma con le bollicine. Glu 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 glu. Glu glu glu, a me mi piace scattarle le bolle. Signorina, è tutta roba vostra? È tutta roba mia. Ah sì? E vabbè, dite tutte così. Con questa nuova archeologia dei giorni moderni, tutti se lo possono fare. Toccate. Sì, tocco. Sì, signori, ma voi di politica cosa sapete? Quello che basta per stare al suo fianco. A mio fianco? Signori, ma adesso mi serve una seggia. Un seggio è poco. Mi servono almeno una decina di seggi perché io diventi ministro. No, signori, adesso mi serve una sedia, mi devo sedere, avete capito? Mi devo sedere. Signori, io volevo dire un'altra cosa. Noi qua dobbiamo fare uno scoop. Lei è abbastanza, come si dice, pregiudicata. Signorina, questo è un lavoro serio. Canti una canzoncina, che al resto ci penso io. Una canzoncina? Al resto ci pensa lei. Questo c'è un po'. Dice la giarà. Se no, cosa dice in giro? Caine, solo giù. Il resto dopo l'assunzione. Ma perché non l'hanno assuntato? E allora ve assuntisco io! Pepe, ma non l'ha assunta la signorina, Pepe! Sì, signor Presidente, ma adesso non è il momento, dobbiamo andare in diretta radio. Sì, ma viene pure la sestina, viene. Dopo. Ah, perché io me la vorrei interlocutore, Sì. capite? E la radio? Prego, Presidente. Mazza, com'è bella qua, Ma io, qua fanno la radio internet, questa è radio mondiale, qua stanno tutte le canzoni mondiali. Pure un microfono è mondiale. Certo. Funziona. Ecco, così. Oh, I am life from beast the night long. Sai chi è questo? Questo è quel neomelodico che canta la canzone a ballamma che la panza fuori. Sai che deve fare? Si è candidato come presidente della regione. Quello non sa parlare nemmeno italiano. Senti, registra perché oggi ci facciamo un sacco di risate. Vabbè, Ciro, non ti dimenticare lo spazzino. Ma chi è questo Ciro? Lo voglio proprio conoscere. Non mi fa fare brutte figure qua dentro, eh? Hai capito cosa hai insegnato di dire? Appaga, io non so parlare. Ma che c'è, ma pure Frank Sinatra quando canta mica lo capisci. Appunto, ma quello si è permesso. Permesso! Avanti. Chi è entrato? Tu hai detto permesso. Appunto si dice permesso, no permiso. Bravo, se è permesso di parlare male della mia canzone a ballare che la panza però non sapendo che ha finito il piatto d'argento. Nemo, che era la bomboniera della comunione dei frati. Sempre d'argento. Ciao Fefe, allora tutto a posto? Siamo pronti? Il presidente. Comunque anche Frank Sinatra quanto canta non si capisce. Ma in che senso, scusate? Chi vuoi capisce. No, il presidente voleva dire che si emoziona ancora a sentire le canzoni di Frank Sinatra. Ah, ok, ho capito, sì, va bene. Allora queste domande le abbiamo segnate? Sì, tutto a posto, tutto come abbiamo concordato. Dunque, la prima domanda è: come mai avete deciso di scendere in politica? Come mai, Fefe? Perché ho deciso di scendere in politica? I matrimoni. Perché io quando vado a fare i matrimoni... Sì, ma adesso non c'è nessun matrimonio, lo dovete dire in diretta dopo. Dobbiamo fare il matrimonio in diretta e tu non mi hai detto niente. Ma quando mai vuole dire? Quando inizia la diretta vuole dire. Beh, andiamo avanti. Dunque, la seconda domanda è: con quale partito vi siete candidato e qual è la vostra coalizione? Ma adesso non lo vogliamo sapere. Fefe, ma questo non vuole sapere niente, ma che stiamo venuti a fare? No, vuole dire che lo devi dire in diretta ai votanti, Ma perché tu non mi voti? Tu non mi voti, ma tu non mi voti. Ma tu le hai detto che poi al finale noi ci partiamo. Sì, certo che ti voto, ma adesso non è il momento perché tra 2 minuti dobbiamo andare in diretta. Un'altra domanda che ti farò, l'ultima, è a ruota libera, diciamo, su quello che vuoi fare per la regione Campania. Sì, andiamo a ruota libera, non si preoccupi, sono abbastanza acculturato. Sì, al nostro presidente abbiamo subito una telefonata in diretta. Pronto, ciao, come ti chiami e da dove chiami? Ciao, sono Antonio e chiamo da Napoli. Ciao Antonio, allora cosa vuoi chiedere al nostro candidato? Volevo chiedere che cosa farà per l'ambiente. No, questo è un sopruso, non sono queste le domande che doveva fare, quelle che abbiamo patteggiato noi. È un sopruso alla mia personalità. Noi l'abbiamo patteggiata prima. Io, tu, noi, egli, tu, prima. No, ma quando mai? E allora scusate radioascoltatori, ma è nato... Scusate radioascoltatori, ma abbiamo un equivoco nato in diretta. Ma l'ultima era a ruota libera e io avevo consentito. Prima, l'ultima, le prime due erano quelle là, siamo in abbiamo pubblicità. patteggiato. Scusate, ma chi ha mandato questa telefonata inaspettata in diretta? Sì, chi l'ha mandato?
Scusa Ciro, ma ho sbagliato linea. Scusa un corno, io non sono abituato a fare brutte figure sul mio lavoro. Sei licenziato. No, aspettate, signor Cire, mo state esagerando. Io sto facendo tanto per dare il lavoro alla gente, quello le licenziato. E dopo che diventa un altro che dobbiamo accullare noi, Scusatemi, signor Presidente, io non volevo, ma non sono abituato a fare brutte figure sul mio lavoro. Scusa Ciro, ma il centralino sta impazzendo. E cosa aspetti allora a mandarmi un'altra telefonata in diretta? Pronto, ciao, da dove chiami e come ti chiami? Uè, Mimu, sono Pasquale da Torre. Se non le sapeva, tu fai qualcosa per i malati, per la sanità in generale, no, Mimu? La prima cosa, toglierò i generali dalla sanità, perché la dobbiamo finire di discriminare questi quartieri napoletani. Ma quella sta parlando della sanità, degli ospedali. Appunto, l'ospedale nella sanità c'è l'ospedale San Gennaro, dove sono nato io. Ma mo' ci capito perché l'hanno chiuso. Perché l'hanno chiuso, Pepe? Volate manicomi, l'hanno chiuso. È normale, dopodiché sono nato io, l'ospedale è diventato un museo. Ma quale museo? Ma non sta a te ospedale, stiamo parlando di cosa farei dentro gli ospedali. Hai ragione, Fefe, come si fa a risolvere i problemi in quei corridoi? 12 feriti, 36 barré, di morti. Io mi ricordo che se ne fu. E infatti tu quelli devi arrestare, i dottori. No, Fefe, non è quello il problema è la mentalità. Io non ho capito. Perché il medico deve comprare al figlio una laurea come se stesse comprando una macchina da guidare? E se il figlio vuole guidare il motorino? E questo è lo sfatascio della società. Il candidato presidente ha fatto una giusta osservazione, perché anche io ho tanti amici che hanno fatto tantissimi sacrifici per laurearsi e adesso sono senza lavoro. Quello ci mette tempo a capire, ma poi capisce, quello è primo di nome fratello, con la madre. Poi io, figurati, solo lui a lavorare, solo lui. Tutti gli altri per strada, hanno vissuto tutti per strada. No, Pepe, non esageriamo. La cosa l'hanno sempre tenuta. Abusivo, ma l'hanno sempre tenuta. E allora passiamo alla prossima telefonata. Pronto, ciao, come ti chiami e da dove chiami? Salve, sono Felice da Nola. Ciao Felice, dici tutto. Volevo chiedere al presidente, ma per un posto di lavoro, come bisogna fare? E qual è il problema? Domani fate la merenda e scinna a faticare. Carissimi radioascoltatori di Ello Radio, rimanete in diretta. Pochi attimi di pubblicità, vai! Pubblico, vado! La musica è ora online. Pepe, io ti ringrazio della vostra disponibilità, ma devo scappare perché ho degli altri impegni. Poi mi raccomando, passi tu in direzione a firmare l'assegno di 5.000 come hai detto tu, ok? Vabbè. Ancora grazie, ciao, arrivederci. Assegna la fattura 5.000 euro, ma chi fa? Ma io non sono il tuo segretario, tu non ti preoccupare. È quello che mi fa paura a me, capito? Tu sei segretario mio, capito? Allora il festino, le ragazze. Festino, i ragazzi, la sestuna, l'hai assunta la sestuna, no? È assunta. E mo chi paga? Se io non sei il mio segretario, come che paga pure là. Va bene, lavoriamoci, forza andiamo. Posso fare un saluto? Radio, allo! Come va? Come si chiama? Hello Radio. Hello Radio! Home for you. I'm quite slow. And came alive for now. La corrente a tengrindo sangue. I'm so alive. I'm so. How are you? How are you? Ebbene sì, signore e signori, ci troviamo a Palma Campania, dove tra poco assisteremo al discorso del nostro presidente Mimmo Dani. Andiamo a vedere la gente cosa ne pensa. Il dottor Aniello Giuliano, sindaco di San Gennaro Vesuviano, e il sindaco di Palma Campania, dottor Vincenzo Carbone. È arrivato il momento e vorrei che lo accogliesse con un applauso calorosissimo, forte, ma proprio di quelli lì, proprio vi voglio sentire carichi, perché lui è un neomelodico, ma aspira ad essere un presidente, e sono sicuro che presidente. Signore e signori, con noi è un vero piacere avere Mimmo Dani. Sai che il cantante neomelodico Mimmo Dani si è candidato presidente?
No, non lo sapevo. Non lo sapeva, bene, quindi secondo lei riuscirà ad avere molti voti, ma soprattutto... Certo, è normale. Chiedo il contributo a tutti quanti voi, dobbiamo aiutare Mimmo Dani, però dobbiamo anche sapere Mimmo Dani in quale coalizione sta, in quale coalizione sarà impegnato e dove ci porterà a votare il giorno delle elezioni. Mimmo, prego, prego. Coalizione. Ecco, così non si capisce niente. Il popolo non ha capito, come io non ho capito la colazione. Allora, Ma sai quante persone hanno capito la colazione la mattina? Il cantante neomelodico Mimmo Dani, lo conoscete? Sì. Si è candidato presidente della nostra regione quest'anno. Siamo candidati, allora votano Ho deciso di candidarmi come presidente della regione. Ma voi, calorosissimo popolo, che mi avete portato come cantante con passi dopo passo, mi voterete? Che soddisfazione! Palma Campania! Italiani! Amici! Compagni! Sento che ti sento quando sento, sì. Secondo lei riuscirà ad avere molti voti? Lei lo sosterrà? Penso di sì, a parte che a me è simpatico. Dico io con il mio partito UPC, una voce per la Campania. Noi non stiamo né con D'Alema e né con Berlusconi. Perché a casa nostra, la Pagnotta è tutta nostra! Se voi mi facete presidente, io devo andare a essere presidente. Non parliamo subito futuristicamente parlando. Se mi facete presidente, prometto qua solennemente, spartimmo all'avanti! Sì, ma paghiamo prima le tasse che si devono pagare e poi quelle là malamente ce le teniamo, quelle buone le scacciamo. Ma voi siete fan di Mimmo Dani? Che le ciò tu sceglierai, si non si ricicla, che non si buona. Ma l'assunzione tutta a posto, Cristina. Certo, mio presidente, Fefe mi ha già portato il contratto. Ci ha portato il contratto, ci ha portato... Guarda là, guarda qua. Senti, amore mio, allora contrattuatamente tu vai in camera. Vado. E io ti raggiungo dove, capì? Guarda là, guarda qua, va. Basta scattare! Al mio segnale venite su e lì scattate tutto, perché più scattate più ci pagano. Ma è sicuro che non sospetta nulla? Non vedi che pende dalle mie labbra? Veramente pende da altro, tu spogliati, non ti preoccupare. Amici, vi voglio ringraziare della vostra presenza in questa magnifica serata offerta dal nostro qui presente presidente. Ma non voglio dilungarmi tanto, poiché sarà lui a parlare. Signore e signori, il presidente. Compagni di campagna! Oh, vabbè, scusa, devi scusare. Campania. Compagni di Campania, prima di tutto voglio ringraziare il mio fedelissimo amico Fefe per la brillante presentazione che mi ha fatto. Però questa sera non vi voglio venire a dirvi da politico, ma bensì da amico. E vi dico che qualsiasi problema voi avreste avuto è venite a me. C'è Pagnotta, presidente. Ci sarà, perché a casa nostra la Pagnotta è tutta nostra!
posso fare bene il mio lavoro. Voglio un agguato in piena regola. Lo flasceremo come un morto. Ok, al mio segnale. Sapevo che finiva male. Questi saranno quelli della vecchia Camorra. E ora come facciamo? Io, come da contratto con i campani, non mi tirerò indietro. Ma che stai facendo? Oggi nemmeno tu devi tirare indietro, vai di là. Ma io ti volevo dire! Ma di là. Scusate, lo zia volevo dire che noi non ci tireremo indietro, perché non so la vostra, ma la mia firma. E quasi protestate. No, dicevo sarà. La firma sarà... Sarà che concordata. La mia firma sarà concordata con i concordatori che hanno concordato il concordamento. Dunque adesso, se io avessi stato con la firma protestante, che fumo diventa? Ma che fumo deve fumare? Guardate l'ignorantità, ha capito il fumo, invece del verbo fumo, trapassato aggettivo qualificativo remoto. E come vogliamo vincere? È l'ignorantità, come possiamo vincere? E adesso, shalom. Champagne, si dice. Champagne! Mettiamoci! Allora ti aspetto sopra, ma non farmi aspettare tanto però. Va bene, ti devo parlare. Che vuoi? Sei sempre il solito giocherellone, ci vediamo dopo. Come dopo? Che assunto come dopo? Vogliono ammazzare il presidente. Che me ne importa a me su presidente, che tenga avrei? Il presidente, la vecchia Camorra vuole ammazzare Mimmo Dani. Ora con questa vecchia Camorra, ma che trima avrei lui su presidente? A Mimmo Dani. E fa una cosa, vincello frate. Assunta. Scusa, posso un attimo? Un attimo solo, una parola. Scusi, Sì? che saprebbe dirmi come posso fare per conoscere il presidente? Oh, ma state parlando con me? Certo, ma forse voi non lo conoscete. Ah, chi? Io sono frate. Ma davvero? Sì. Mica mi state prendendo in giro? No. Sa, io sarei disposta a tutto pur di conoscere il presidente. Tutto. Tutto. Ma lei è fortunata, signorina, perché io non solo sono il terzo fratello del presidente, ma sono anche colui che seleziona le ragazze per fargliele incontrare, avete capito? Vincenzo, ti devo parlare. Sì, proprio adesso. E tuo zio? Non me lo presenti? Piacere, dalla. È dalla notte che abbiamo da fare. Che cafone. Così, ma che dici questa cosa? Dalla a me! Vincenzo, vogliono ammazzare tuo fratello. Io ho sentito che stanno preparando un agguato sopra. È stata quella zoccola di Cristina e l'ha mandato certamente il professore. Oggi ma ti rendi conto di quello che stai dicendo? Ma a me me l'hai avvisato. Io non posso parlare più con nessuno. Sei rimasto tu e Elena. E allora andiamo da Elena. E andiamo da Elena. Sei un attore? Come sei fresco. Ma hai fatto un film? No, solo piccole cose. Ti aiuto io. Io sono la segretaria del candidato presidente. Mi puoi aiutare? A me piace fare film. Ti aiuto io. Vogliono ammazzare mio fratello. Ma che state dicendo? Sì. Senti, ci sentiamo dopo. È vero, l'ho sentito io. Vogliono preparare un agguato sopra e questo è certamente il professore. Calmatevi, chiamiamo la polizia. Sì, chiamiamo la polizia. Pronto? 113? Venite subito, vogliono ammazzare il presidente. Come ci sono? Mi sono confrate. Come che lo vuole ammazzare? È la vecchia Camorra. Io lo sapevo, nessuno mi voleva credere. Come dove siamo? Alla vecchia c'è. Correte subito. Andiamo.
racconti cose come stanno, a vita ovvero un mare problema, lo vai a fugare, troppi danni, troppi cose che vanno storte, ma se non ti accirano ti fai ancora più forte. I son frate, che a noi dice il morto. Questa gente se ne fotte niente. I primi fatenti stanno al Parlamento. Non guardano a faccia a nessuno. Manco parente, ecco la vecchia Camorra, come la mettiamo? Ne siamo gentani. Forza Presidente! Guaglio, non sei nemmeno tu che la capo, ma se ci metta forza tu. Dice che no a chi ti vuole presso. Guaglio, Che nessuno è guaglio, non sei nemmeno tu che la capo, ma se ci metta forza tu. Dice che no a chi lo interessa. Senza denaro non si canta una messa. Senza denaro non si canta una messa. La vita si fa sempre più cara, stanno tutti come i cani, si tratta di renare. Pare quasi che nessuno ti può tendere la mano, pare quasi che nessuno tra niente, manco un pane. E che spacci? E quando ci vuoi, io vedi. Io vero sì, i son frate. Posso parlare? No, mo parli, stiamo dentro uno stato pietoso, ero deputato e mafioso sono la stessa cosa. Arrobano i soldi dello Stato per comodi loro, non se ne fottono niente. Sono tutto a cazzarello. E intanto un mo, va. E che mo dica fai, che tu dica fai, che vuoi dici ma fa? Guaglio, non sei nemmeno tu che la capo, ma se ci metta forza tu puoi. Dice che no a chi ti vuole presso. Guaglio, Che nessuno è vero. guaglio. Parapari paraparippo, parapari pariparipiru, parapara piperi stipiti stepeto stupido ste. Aggiappate. Cristina, allora sei pronto? Io non resisto più. A chi lo dici? Io sto palpitando. Pure io sto palpitando, ti voglio palpare tutto, guarda là. Wow. Aspetta, sta arrivando Fefè. Chi? Ci vediamo dopo. Sì, dopo, ti raccomando, dopo, amore mio, carnalità. Presidente, Sì, voglio vabbè. presentarle il dottor Rossi, dottor un noto imprenditore di un'azienda conserviera. Conservire. Piacere, dottor Rossi. E ditemi un po', come mai ve la volete conservare questa azienda? Dottore, il presidente è un simpaticone, il dottore c'ha 400 dipendenti. Allora mi delle per di voi, 400 voti. Ovviamente noi lo aiuteremo ad espandere il suo prodotto, è vero dottore? Certo, anzi domani sarò lieto di farvi visitare la mia azienda. Sì, ma tutto, parliamoci chiaro, io devo capire perché ne vale della mia reputazione. Ma di cosa si tratta questo prodotto? Sono pomodori, è un'azienda conserviera di pomodori. Allora facciamo la pagnotta con pommarolo, Fefè, capito? Bravo, hai capito bene. Adesso fate conoscenza, conoscetevi meglio. Io nel frattempo ho delle cose da fare. Arrivederci, dottore. Arrivederci. Maro. Ecco la ciaupino, mamma mia. Ui, non mi fa brutti figli, Finalmente soli. E che tu dica fai, che mo dica fa? E che c'ho 10 ma fa viene a fatta abbracciare. La porta! Porta, comincia. Nascondiamoci! Ma che fai? Guardi te, non guardi me. Guarda solo a te. Cristi. Presidente! Mamma, non è che scoppia tutta cosa, la Cristi, è che scoppia. Quando sei bella, Cristi. Smandella, ma sa. Cristi, ma non hai sentito più? Sì! E tu cosa ci fai? No, io me ne vado, non ti preoccupare, vado di là, vado. Ma non mi ha detto che nemmeno i
ministeriale di Giorgiata non si faceva. No, ma hai capito? Ma mi hai tradito! Uomo di merda, mi hai tradito! Aiuto! Io ti affo! Io ti ammazzo, io ti uccido! Traditori, dacci! Hai detto che le occhie ministeriali non si potevano fare, no? Chi non morte, capito? Siete tutti in arresto. Ma chi? Ma che è successo? Io sono il presidente Mimmo Dani, che è questo caso? Presidente, grazie a voi abbiamo preso i truffatori. E chi sono i truffatori? Sono loro. Ragazzi, via! Cristi, pure tu sei la truffatrice! Cristina! Ma come fai? Pure Cristina è la truffatore! Cristina! Candidata! Cristina! Assunta! Allora, mi raccomando, tutto ciò che vuole il presidente, non dire mai di no. Come ho fatto con te non andava bene. Smettila, non qui. Muoviti, vatti a dare una sistemata. Vai. Buongiorno. Che cosa vi posso offrire? Stia calmo. Se permettete, qua state a casa mia. Fefe, fa un caffè. 3 caffè per Fefe. Allora, veniamo al dunque. Chi vi manda? Non è importante chi mi manda. Ah. L'importante è che troviamo un accordo. Allora ci vuoi la chitarra? Allora ho pensato bene che ero un maestro, un professore di musica, te l'ho detto io. Dici, Sentite, come me? Avete voglia di scherzare? No. Non mi pare. Forse non avete capito che avete bisogno di me. Sentite, innanzitutto io sono il presidente Mimmo Dani e di quello che ho bisogno è solo del popolo. E quello è con me. Ma voi, che avete da offrirci? Che avete? Che avete? Dì. Quello che volete. Ah, a proposito, vi voglio presentare una mia cara amica. Vieni, Denise. Piacere, Denise. Fefe, Che so? la guaglione si è fatta male. E perché? Sta tutta andruzzata. Denisa ti chiami? No, ma non sei italiana. Certo che sono italiana. No, sai, questo nome è straniero. Ma lo fa salutare pure a me, ha già salutato pure io. Fammi salutare. Fefe, hai fatto un caffè? E che faccio un barista, l'ho fatto fare. E pigliati. Allora che ne pensate della mia amica? Sì, si può fare. Facciamo tutto quello che volete voi. Si può fare. Volevo approfittare per invitarvi Roma. stasera al mio locale. Ah sì? Ce ne sono tante altre come lei. Tale quale a lei, proprio uguale. Allora noi veniamo, è sicuro, come avete detto, a freddo, eh? Freddo, Sì. giusto. Scusate, perché per caso vi state facendo capire che il presidente non ha una escort? No, che dà la Mercedes. Si tratta bene il presidente, la famosa pornostar Mercedes. La pornostar, c'è zicca pornostar. Le escort. Che cos'è questa parola? No, le escort sono le accompagnatrici. Ah, le accompagnati. Allora accompagnata Is. Che mi porta la rota scorta. Vieni, Denisa, vieni. Allora mi accompagnate voi a casa, che sono aperto. Fefe, se il presidente non dà le dimissioni della candidatura, siete un uomo morto. A parte che io già sono un cadavere ambulante, e poi senza offesa mi fate pure un piacere. In che senso, Fefe? Eh sì, perché io ho firmato 100.000 euro a nome del presidente, 100.000 euro di cambiale. E se non mi ammazzate voi, mi ammazza lui. No, Fefe, forse non hai capito. Io non ti ammazzo, subito. Ti faccio prima soffrire, Fefe. Alfredo, vero? Allora,
se mi ammazzate voi, io vi faccio pure un piacere perché è il vostro mestiere. Ma se mi ammazza lui, non solo gli rimango un dispiacere, ma poi gli rimango pure i debiti. E quindi? E quindi... Assolito! È bravo, Fefe. E allora che cosa vogliamo fare, Fefe? Io un'idea ce l'avrei, però non è che voi a me mi date 100.000 euro, io lo faccio togliere dalla candidatura e voi gli fate fare l'isola dei famosi. E secondo voi lui sarà d'accordo? D'accordissimo, quello è il suo sogno, è quello di fare l'isola dei famosi, quello è entrato in politica proprio per questo. Va bene, Fefe, siamo d'accordo. Ma se non si rispettano i patti, i cadaveri ambulanti diventano 2. E moscin, Fefe. Ma come me ne va a casa? Ah, però un accordo è cagnata la musica. Che cavolo. Però si sa io mo potevo fare qualcosa. L'anima di quelle vere di quella porca. Vieni, amore mio, vieni. Smantellami sana sana. Sì, amore mio, cucciolo. Sì, chiamami cucciolo, chiamami. Cos'è questa cravatta? Una cravatta. Come sei elegante Bravo che ero stasera. casettino. E per aggrapparti meglio? Sì, amore mio. Sì. Sì, aggrappami a te. Aggrappati a me. Aggrappiamoci tutti e tre. Quando sei buona. Denisa, ti è piaciuto? Tanto, mio cucciolotto. Ma sei bello. Ma ti volevo domandare una cosa. Dimmi. Ma perché? Perché fai questo? Cioè, voglio dire, perché tu sei una bella ragazza, sei una buona guagliona, no? Perché fai questo mestiere? Ma che domande sono? Io so dove voglio arrivare. Queste sono domande che ora non bisogna fare, se non prima. Cioè, te li dovevo fare prima. Beh, la stessa cosa, la detta mo. Perché fai questo, diciamo? Lo vuoi proprio sapere? Mi fanno fare l'isola dei famosi. Un momento. Chi te l'ha detto? Il professore. Il professore, l'amico di Afritta. Sì, il professore me l'ha detto. Tu fai l'isola dei famosi. Certo. Ma come mi sto da tanto tempo per fare l'isola dei famosi, mi sono candidata per fine. E ti hanno detto che ti fai l'isola dei famosi. Così mi hanno detto. Io sono scesa a compromessi per questo, caro. Vestiti che parlo io con il professore. Voglio parlare proprio con questo professore, poi. L'isola dei famosi, l'isola dei famosi. Ciao, ben arrivato. Bene, bene. Tutto bene? Tutto a posto. E allora, la ragazza si è comportata bene, sì? Si è comportata bene la ragazza. È un biciù questa voglio. Bella, vera, amore mio. E non hai visto ancora niente? Sì, ma adesso voglio vedere il professore. Vieni, te lo porto a vedere io. Sì, ma voglio... Vieni. Sta andando bene la serata? Sì, tutto bene. Ok, ci vediamo più tardi. Ok, a dopo. Senti, ma questo locale, no? È del professore. Sì. E c'è anche altri locali come questo. Ce ne sono diversi qua su Napoli. Sì, Nafri, ma Denise non la vedo, come mai? Ma non l'avresti vista, voglio dire. Aspetta, ti presento un attimo un'amica. Sì.
Venitemo presente, Presidente. Ciao, come sta? Acchiappate. Mi raccomando, capito? Non te la mangiare anche a questo. Alfredo, veniamo a noi, il professore. Mimmo, sta tranquillo. C'è sta tempo per il professore. Sì, ci sta tempo per il professore, ma per Denise no, io non la vedo. Vabbè, ho capito, dai. Dammi 2 minuti e ti preparo una bella seratina. Mi raccomando, se la vedessi me la mandassi. Sicuramente. Ok. Sabato sera con te in discoteca ballam, sono già stanco, mi bevo qualcosa, però ti guardo dal bar e tu continui a ballare, non hai smesso nemmeno un istante, rock, salsa e cia 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 e sa ballare tutto quanto, hai messo l'abito blu che ti dà l'aria da star, attorno a te già si è fatta una folla. Allora torna a tu te va se parla con me, sono geloso, non posso fare niente. E mo chi sto tipo chi è, che non si arrende, non molla. Guarda da chi c'è, che ballo questo, fa pure un sisto guardando me storto e poi scemo con te. Sono cose pazze stasera, non hai nulla voglio passare. Puro barrista, oh savacchista, che ballo questo e te invece fa serio, non hai pure a parlare. Ma si m'ingazza per camicio, questo te faccia ballare. Guarda sto figlio e mamma, se mi sento per varia, non la fornisce e continua a fare scema. Ma che mi va a capitare, mezza sta foglia sta a me, e a muccenna si no faccia guerra. Se non gli esce subito a campo, o meglio sbatti in da terra. Guarda da chi sta, che ballo questo, fa pure un sisto guardando le storte e poi scemo con te. Sono cose pazze stasera, non hai nulla voglio passare. Puro barrista, oh savacchista, che ballo questo e te invece fa serio, non hai pure a parlare. Ma si m'ingazza qualche amico, questo te faccia ballare. Amici, cercate di essere un poco più chiari. Io nipote mi ha accennato qualcosa, ma non mi ha fatto capire niente. Maestro, state calmo. Ne basta già una agitata. Anche l'impressione che un cazzato siete voi. Alfredo, ma sono spastriato. A dove sta sto professore? Sta molto vicino a noi, Mimmo. E ma chi è chi? È uno che la vita da può dare, da può pure lavare. E allora noi gli avremo. Subito. Andiamoci, o si viene con me. Pronto, zio? Ehi. No, è una cosa importante, sto facendo una riunione di gabinetto. Non posso subito, no. Come siamo meno pazzi? Non lo fa muovere all'uomo, non lo fare entrare nell'ufficio del professore, devo starci pure io, hai capito? Non lo fa muovere all'uomo. Ma raccomando, sì. Sì, cesso di fare quello che sto facendo e vengo. Vabbè, sono arrivato. Così, manca la carta.
sta sto professore? Ma chi è? Alfredo, ma che è sto casino? Scusate, professore, non sono riuscito a trattenere. Ah, se tra... Odiamo. Mimmo Dani. Sì. Un moldeggiato di Napoli. Sì. Fefe, mi portasse un moldeggiato di Napoli. Ti conosci, ti conosci. A bandana, una bandana dei capelli. Oh, 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 una bandana. Senti. Ho sentito. Dani, un autografo, bello presto. Ma non per me. No, le cartoline, prendi le cartoline in macchina. Ma non ce le abbiamo le cartoline del presidente. Ah, come non abbiamo le prendere? Che? Era una mosca. La mosca! Ma come rompono cazzi Una mosca! Ma come rompono cazzi mosche, Ma come fa a conoscere? A me come? A noi, a me. Allora ci siamo capiti. Mimmo, io ti conosco da quando vendevo le sigarette di contrabbando. Pure queste cose sapete, come fa? Ma come faccio? La tua famiglia era nei meglio clienti mia. La mia famiglia erano i meglio suoi clienti. Mimmo Dani, la bandana dei capelli. Siamo a casa nostra, lui. Sì, a casa mia sta. Scusa, ma tu sei il presidente, parla, il presidente. Ah sì? Professore, ma che devo questa mia venuta entrante? A chi minchia dici? Cosa possiamo fare noi per voi? Fare una parola. Sì. Posso spiegare una parola? Sì. Lascia stare la politica, Rana. Lascia bene. La politica, candidatura, sono le cose sporche. Tu sei un artista, tu sei un cantante, tu sei un numero uno, tu sei uno signore. Ma vuoi fare tu che sei una tournée in Sicilia, Palermo, Messina, Catania? Vuoi cantare nei templi di Agrigento? Sì, vuoi cantare? sì. Ti faccio fare tutto quello che vuoi, dai, ma lascia stare la politica. Professore, ma io non mi volevo sporcare, è stato per il fatto della ex fattore Simone mi ha scartato. Per questo. Ah, tu ti presentassi all'avventura e ti ha scartato. Mi ha scartato. Scusami, non ti voglio offendere, ma tu sei scemo. Io l'avventura tengo in te mano. Ma diceva a me, la chiamava subito dal posto. La conoscevo, voglio dire. Tu non hai capito la potenza che ho io. Io alzo il telefono e ti faccio fare Sanremo. Vuoi fare Sanremo? Vuoi fare Sanremo? Vuoi fare Sanremo? No! No! No, perché Perché? io non ho una grande voce, avete capito? Allora, se ci avete questo... E quello per me? Vuoi fare un grande fratello? Grande fratello, io sono prima di 9 frati, nella casa non mi fido di stare, e poi, come ben voi sapete, io devo menare i clavici. Non c'è più. Vuoi fare amici? Amici. Vuoi fare C'è un sacco di amici. uomini e donne, che fa ucionista, vuoi fare ucionista? Ma già sto sempre intronati a lui. Ah! Ah! Che è stato? La bandana nei capelli. Ah! Oh. Che è successo? Dani, Sì. ti faccio fare l'isolano. Ti faccio fare l'isola dei famosi. Mamma mia! Allora, ma come fa? L'isola dei L'isola dei famosi, già mi vedo sui cocchi delle melodie. La farò io quei cocchi. Una condizione. Sì. Uè, Ma una condizione. sta sbagliando. Condizione conveniente. Preghiere. Una preghiera, vi prego, costantemente. Costantemente. Voglio vincere quest'isola di famosi. Già ha vinto. Già hai vinto. Ci abbiamo vinto. Ci abbiamo vinto! Ma questo è proprio un miracolo, voi siete un miracolato, voi ci avete miracolato a noi, non sapete quante famiglie avete salvato. Dani! Sì. La politica. A me la politica non mi ci volevo mettere, lo so che è una cosa sporca, io voglio essere un personaggio di televisione. Dani, io ti faccio fare il biglietto d'aereo soltanto andata per chi all'isola. Solo andata. Aspettate, che significa solo andata? Perché siccome tu vincerai, non si sa quando tornerai. Stai 3 mesi coppa all'isola! Io mi potete... Parla a parole. Posso... Parla. Come mi devo... Come mi devo disobbligare utilmente? A chi minchia dici? Tu adesso ti alzi, alzati. Sì. Alzati, e te vinni. Chi son bacio, guarda, bacio. Acchiappate. A pallonetta. A pallonetta. Professore, noi vi manderemo una cartolina dall'isola dei famosi e poi vi faccio un regalo. Grazie. Vi voglio bene, questo è stato un miracolo, veramente. Abbandonate i capelli, così è caro.
Pepe, ma quando comincia l'Isola dei Famosi? Sono 3 mesi che mi stanno all'isola. Ma perché tu ti pensi che quella è in diretta? Quello è tutto registrato, quello mo lo vedi ritornare, quello mo va in onda. Ah, vado a comprare il giornale. Da quando in qua tu leggi il giornale, scusa? No, che capite? Che capite? Tu non parli con nessuno, non esci con nessuno. Ah, vuoi parlare col giornale? E parlo col giornale, poi. Prima cosa non parlo col giornale. Guardo le figure. Sì. E poi a me i giornali mi servono. Che ti servono? Sei mai stato parco a Rimembranza? Sì. Non lo sai che là le macchine sono tappezzate di giornale? Certo, sì. Se mi capita vogliono che faccio? Sotto la luce del sole. Sotto la luce del sole. Ma scusa, ma tu ce l'hai la ragazza? No. La macchina? La macchina no. La presti? Forse è meglio. Sei mai stata a parco a Rimembranza, scusa? Sì, no. Ci sono passato. Ma che toccata a fare sto giornale? Vai. Pepe, Pronto? hai tradito. Ho tradito? Ma chi parla? Come? Mimmo Dani è diventato presidente. Ma che ne stanno all'isola dei famosi, quando mai? Ma che... Senti, venite allo scoperto perché io non ho paura di nessuno, capì? Fefe, hai tradito. Ma che sul telefono parla ancora? Fratello presidente! Lo sapevo! Mo apro un coppo giornale dei giovani! Sono comprato la presidente! Oh, esatto! Pepe, ma hai capito chi sono? Mi mandi il professore. E dici Tancello, professore, che io non l'ho tradito. E mo facci t'ambress. Fefe, oltre ai 100.000 euro che oggi sono diventati 200, ci devi dare il 50% di tutti gli appalti della regione Campania. E vabbè, quella mo viene e ve li porta tutto quanto. Da dove viene? Dall'isola dei famosi che... Fefe, quale isola dei famosi? Quello sta a Gaeta. Fallo a prendere e facciamo presto. A proposito, Fefe, da oggi in poi il professore lo vuole gestire anche come cantante. Io professore che vuole sangue nostro. Fefe, quello per il momento ve lo potete tenere. Facciamo presto, Fefe. Ci sto parlando di macchina, ci sto parlando. Pepe, Mimmo Dani presidente! Io lo sapevo, quello aveva detto che se l'ha rimettuta e io l'ho creduto. Ehi, ma non sei contento? Oggi Mimmo Dani presidente! E finalmente Pepe spartiamo! Speriamo che spartiamo pure i macchine, però. Poi, non credi, ti sei commosso, eh? Allora lo vuoi bene veramente a mio fratello. Qui, basta piangere adesso, eh? Ora dobbiamo organizzare una festa, che hanno parlato tutti i giornali. Andiamo. Simona! Ma come si appiccia questa fu? Sto da 6 mesi sopra a questa isola! Ma non ci sta nessuno! Sto andando avanti di donne nelle crure! Mamma! In diretta, Simona, quando mi manda? Pure tu, Pepe, mi abbandona! Ma non ci sta nessuno! Ma l'anima delle pere di pure! Si sapeva mi portavo un boccaccio di Polignano, mamma! E questa volta quando arriverò a Napoli, le donnine me le cuocerò! Me le cuocerò! Ma non c'erano ste cocche con bellissimo! E non mica mancano cocche! Simona! E tu, Simona, ma sta telecamera che non si collega, è scollegata fuori. Arriveranno 1000 navi a salvare. Aprisci il motore che sei studiato, aprisci. Pepe, un motore non si può appiccicare. Fluga a benzina. Ok, tu quanti c'è mi sai? Oh, io ci ho visto 3. E che lo devi? 3 euro, cazzo, ma! Anche le saggi! No! Non faccio da Pepe! A bucce! Io mi vorrei fare un Polignano in coppa pane.
Simona, ma non è che ho fatto calare la corrente e non funziona questa telecamera? Simona, io non ce la faccio più, sto solo su. Stiamo giocando ore, Pepe. Mimmo! Andate a tempo! Uè! Uè! Sì! Uè! Sì! Uè! Uè! Uè, sei tutto! Uè! Uè! Ah! Di sei! Italiani, sto arrivando! Napoli! Italiani, amici, compagni, fratelli! Sei uno sesta pick-up. Tra tutta Napoli e la provincia abbiamo più di 300.000 disoccupati. Ah, sei tu, se non te ne vai a casa. Guarda. Dove calata? Dove chiudo? Ne capi? E lui da non so cazzo. Ma per te puoi guardare quella bella presenza. In poche parole, Antonio Sparentese la vuole interlocutare. Perché mi chiamo... Ex pazzi. E qual è? E qual è? La battuta. Quanti c'ho ancora? Ti ha scarpato un uovo. Prendi la cartolina, non hai sentito? Aspetta, chiama su. Dai, prendi la cartolina. Ma ora ce l'ha. Di quando tra? Presidente. Mi sono spastriato. Dove sta questo professore? Mimmo, sta vicino a noi. Ma dove? Ma chi è questo? È uno che comunque se la dà. Anzi, Elevante. costui! Lui me la vuole... C'è